Ciao a tutti, è da un po' che non vi faccio scoprire una in-ear monitor, in realtà ne ho qualcuna in coda che sta aspettando una recensione, ma oggi voglio partire da queste FiiO, più di preciso le JH5, che hanno come caratteristica quelle di essere ibride, ovvero di montare un driver dinamico e in questo caso ben 4 unità ad armatura bilanciata. Sono disponibili in due colori, la variante silver e quella nera che vediamo oggi, ma prima di scoprire come si comportano durante l'ascolto musicale voglio ringraziare Play Stereo, che è il distributore italiano, per avermeli inviate in prova e senza perdere altro tempo passo a farvi vedere che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Ormai ci siamo abituati e sappiamo che le confezioni delle in-ear monitor sono di solito molto complete. Queste JH5 infatti non fanno eccezione e oltre alla guida rapida in lingua cinese ed inglese ci mettono a disposizione due set di gommini, uno bianco trasparente e uno nero. Entrambi i set sono composti di 3 paia di taglia S, M ed L. Da notare però che quelli bianchi hanno anche l'elemento interno colorato, così da poterli distinguere facilmente, mentre il set nero lo si distingue solo dalla dimensione. Cosa distingue oltre il colore i due set di gommini? Quello bianco, che arriva già montato di fabbrica nella versione media, offre un sound più orientato ai bassi, mentre il set nero offre un sound più bilanciato. Starà poi a voi scegliere quale set utilizzare in base alle vostre preferenze. Oltre agli auricolari e al cavo che vedremo nel dettaglio a breve, spicca la scatolina per riporle quando non le stiamo usando, visto che una custodia per il trasporto vera e propria invece non è compresa nella dotazione. Questa scatolina ha la parte superiore e inferiore compatibile con i prodotti Lego e può essere quindi personalizzata come meglio crediamo, grazie appunto a questa possibilità. Vediamo ora più da vicino l'auricolare destro, ma prima voglio segnalarvi che staccare gli auricolari dal cavo è un'operazione semplice. Basta infatti muoverli con delicatezza avanti e indietro che vengono via senza dover forzare. Vi dico questo perché tante altre volte invece o il connettore diverso o l'eccessiva forza con cui gli auricolari vengono trattenuti dai connettori impedisce facilmente questo tipo di operazione. Detto questo, l'auricolare ha delle forme piuttosto classiche per delle in-ear monitor. La parte interna è, come si nota, sagomata per adattarsi alle forme del padiglione interno e questa sporgenza, questa aletta, si appoggia all'orecchio ed evita movimenti accidentali. Se la parte interna è traslucida e spero si possa vedere in video, la parte esterna è invece in metallo, zinco per la precisione, lavorato a macchina e con questa curva nel metallo che dà movimento e che grazie al gioco di luci lo rende più gradevole e meno piatto da vedere. C'è poi la scritta FiiO che però, non so se notate, non è parallela alla riga del metallo. Sembra storta, anzi è proprio storta. Se rimuovo il gommino, anzi se riesco a rimuovere il gommino, visto che c'è un po' di forza da fare per riuscirci, dicevo, se rimuovo il gommino si nota la retina metallica molto fitta a protezione dell'ugello da sporco e polvere e la dimensione dell'ugello stesso che è abbastanza stretto, o meglio, non eccessivamente largo, ma piuttosto lungo, segnale questo che dovrà penetrare nel condotto auricolare di un bel po'. Di questo aspetto ne parlerò a breve quando vi racconterò meglio di come stanno nelle orecchie quando le indossiamo. Per finire, sono dotate di un cavo staccabile intrecciato e di un grigio trasparente che utilizza un connettore standard a 2 pin da 0,78 mm e che non ha particolari caratteristiche costruttive se non appunto il fatto di avere un terminale da 3,5 placcato in oro. Il cavo molto flessibile e con una guaina plastica che impedisce si aggrovigli, anche se fa un po' di attrito in più rispetto ad altri cavi provati, quindi è vero che non si attorciglia, ma ogni tanto potrebbe capitare di non riuscire a sbrogliarlo facilmente. Anche questo cavo, come gli altri che abbiamo visto nelle scorse settimane, è preformato per adattarsi meglio alla curva dell'orecchio. L'auricolare è sagomato per poter essere accolto dall'orecchio senza particolari problemi e le forme che abbiamo visto prima sono morbide e arrotondate e una volta indossate non premono ma semplicemente si appoggiano. L'unico elemento che ha un comfort minore, ma fatemi dire che è soggettivo, è il gommino, sia dal punto di vista della forma sia dal punto di vista della dimensione.
Quelli montati e che ho trovato più adatti al mio orecchio sono di taglia media, ma hanno comunque forma e dimensioni importanti, per cui ostruiscono per bene il condotto uditivo. Per questi motivi il grado di isolamento passivo è medio-alto. Come vi ho ormai detto diverse volte, questo è un aspetto necessario per delle in-ear monitor che devono isolarci il più possibile dall'esterno per restituirci un audio al meglio delle possibilità. Ma in questo caso il gommino l'ho trovato un po' più, diciamo così, invadente. Infine il cavo di dotazione ha un bel diametro di 4 mm circa ed è formato da 4 cavi, 2 per auricolare, che hanno la particolarità di essere in rame placcati argento per garantire un'elevata qualità di trasmissione del segnale. Queste caratteristiche hanno ovviamente un risvolto per così dire negativo, ovvero il peso. Questo cavo difatti ha un peso netto, auricolari esclusi, di circa 23 grammi. Possono sembrare pochi, ma il peso c'è e si sente. Quando le indossiamo hanno infatti la tendenza a tirare leggermente verso il basso. Non è un problema se le utilizziamo in casa, potrebbe esserlo se invece le vogliamo utilizzare quando siamo per strada. Ma come suonano queste JH5? Prima di parlarvene più in dettaglio vi lascio qualche specifica tecnica. Questo modello è un po' più complesso di quelli che abbiamo visto finora perché al driver dinamico classico, in questo caso da 10 mm in carbonio, affianca 4 driver ad armatura bilanciata. 4 driver per auricolare, di cui 2 per le frequenze medie e alte e altri 2 per le frequenze altissime. In più abbiamo un range di frequenze che va dai 20 Hz ai 40 kHz e una pressione sonora massima di 111 decibel. Con il range di frequenze ampio dovremmo avere, almeno sulla carta, la possibilità di distinguere un buon ventaglio di strumenti e con una pressione sonora piuttosto elevata la possibilità di ottenere una buona resa, una buona potenza, anche senza dover alzare il volume. Quindi, con queste premesse, che cosa rileviamo quando le mettiamo alla prova? Il profilo sonoro rispetta, o perlomeno cerca di adeguarsi il più possibile, alla curva studiata da Harman come la migliore possibile, secondo loro, per l'ascolto. Il suono in uscita è caldo, morbido e leggermente sbilanciato verso i bassi e i medi. Non che gli alti non siano presenti o che vengano riprodotti peggio, questo no, ma diciamo che prediligono bassi e medi. Ad ogni modo la quantità di strumenti percepiti e la loro qualità è alta, le voci sono posizionate bene, non vengono nascoste dagli strumenti, ma non sono nemmeno troppo prominenti. I bassi sono incisivi e ben strutturati, i medi sono ben bilanciati e gli alti sono aperti e senza distorsioni. Le JH5 hanno un volume elevato già senza ricorrere ad un amplificatore, ad un DAC come quelli che abbiamo visto qui sul canale, ma se appunto ne utilizziamo uno per modificare l'impronta sonora o anche solo per amplificare il suono, ecco che diventano davvero prepotenti. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Queste FiiO JH5 mi sono piaciute, le ho usate per qualche settimana in accoppiata ad un lettore audio di cui vi parlerò nel dettaglio in una prossima recensione e posso affermare di essermi divertito. Sono comode, hanno un peso bilanciato e il comfort è molto buono anche per sessioni di qualche ora. Il suono prodotto è di alto livello, caldo e avvolgente e la dotazione infine è buona dal punto di vista dei gommini in dotazione, mentre è curiosa la scelta di darci una scatolina in stile Lego che possiamo personalizzare come più ci piace. Nota dolente e negativa la mancanza di una custodia per il trasporto che dovremmo avere noi o acquistare di terze parti. Sono disponibili, come vi avevo detto, in 2 varianti di colore, quella nera che vi ho mostrato oggi e quella bianca argento. Indipendentemente dal colore si possono trovare sul sito ufficiale, su AliExpress e in alcuni momenti dell'anno anche su Amazon ad un prezzo che su tutte le piattaforme si aggira intorno ai 100 euro. Ecco, proprio sul prezzo vorrei dirvi qualche parola in più. È un prezzo corretto a mio parere per la qualità che offrono, per i materiali, la costruzione e la dotazione avrebbero potuto prezzarle anche 20-30 euro in più senza farci gridare allo scandalo. Da questo punto di vista, quindi, se state cercando delle nuove in-ear monitor e ascoltate musica con prevalenza di bassi e medi, prendetele in considerazione perché a questo prezzo sono molto interessanti.
In descrizione vi lascio come sempre i link per l'acquisto tramite i quali mi aiuterete a supportare le attività del canale e per quelli tra voi che volessero fare qualcosa di più vi ricordo gli abbonamenti al canale che vi danno i video in anteprima, i ringraziamenti pubblici nei miei video come vedete qua sotto e tanto altro che arriverà nei prossimi mesi. L'ultimo appunto riguarda i gommini. Scegliete tra quelli in dotazione o, ancora meglio, pensate all'acquisto di una misura e forma più adatta alle vostre caratteristiche. Quelli che trovate in confezione sono leggermente più grandi del solito e le 3 dimensioni per tipologia a disposizione potrebbero non essere sufficienti. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, altre in-ear monitor vedremo nelle settimane a venire, ma nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, a commentare per scambiarci opinioni o chiedere consigli. Alla prossima!